Architetto Ross, abbiamo visto sul vostro calendario degli eventi del sito Accademia Italiana di Architettura Feng Shui questo corso Geobiologia. Di cosa si tratta? Guarda che questo corso è online, è già fatto bene, ha fatto molto bene anche online. Devo dire che anche se questo corso richiede una parte esperienziale diretta per fare delle pratiche, però la parte online è spiegata benissimo anche nella parte pratica, quindi devo dire abbastanza completa anche lì. Detto questo, che cosa si parla? Allora, la geobiologia analizza le geopatie, cioè diremo delle anomalie, tra virgolette, energetiche nella casa che sono disfunzionali per noi esseri umani in una permanenza continuativa in quei punti, sia a livello tecnico, quindi parliamo tralicci, alta tensione, tutto ciò che è un'alterazione di campo, diremmo, a livello elettromagnetico che noi conosciamo, sia a livello naturale, quindi parliamo di nodi di Hartmann, di Kerr, di faglie, di microfratture, di Cheminée, ci sono tante questioni, diciamo, di sottoterra che possono avvenire. Tutti questi campi in qualche modo interagiscono insieme, possono portare alla salubrità di uno spazio o meno. Quindi questo corso in qualche modo spiega pian piano sia una parte di leggi anche e di teorie per poi andare verso una parte applicativa e pratica. Dunque, questo corso come si svolge? Si svolge una parte applicativa e pratica in tutto questo un continuo lavoro, quindi in qualche modo se si dicono delle cose, no? Se si spiega come si utilizza un strumento a livello tecnico, si fa vedere questo strumento e quali sono i numeri, come si calcola, microtesla, eccetera, eccetera. Nel momento in cui si passa all'aspetto invece geofisico, quindi antenne, sistemi di rilevazione più che passano dall'aspetto umano, diremo così, si fa vedere come si fa e poi si applica nello spazio per far provare queste cose. Questo è. Quindi si esce, diciamo, Si esce se ci dà in l'opportunità e il in tempo, o spazi se no c'è uno aperti. spazio apposta nell'ambiente dell'accademia per poter fare pratica e poter Ottimo, vedere. ottimo. Il corso a chi è rivolto? Guarda, studiosi di Feng Shui sicuramente perché sono all'interno di questa disciplina, devono conoscerla abbastanza bene per chiamare tecnici esperti o loro stesso diventare tali. Sicuramente chi fa bioarchitettura anche perché nella bioarchitettura c'è sempre la parte di geobiologia che viene considerata, quindi direi un approfondimento necessario da fare, però i radioestesisti anche sono tutte persone che non conoscono bene questa tecnica ed è buono anche per un compendio complessivo farla e ovviamente poi sensitivi, percettivi o chi vuole diventare. In un certo senso non è un corso che dice non sono pronto per questo corso, devo dire la mia esperienza, pensavo anch'io di non essere pronto, siamo tutti pronti, cioè siamo tutti macchine energetiche, solo che non abbiamo l'educazione o l'allenamento per poter utilizzare bene questi strumenti, ma è come dire, tutti abbiamo i muscoli, no? Per tirare su un tot di pesi, ma se tutti i giorni ti alleni, tirando su di più con un braccio, Certo, alla fine di un mese ti certo. tiri sul doppio. È allenamento, quindi in qualche modo dico, è questo Mm, ok, ma quindi alla fine l'interno. di questo corso che tipo di competenza o di abilità o di obiettivo finale si raggiunge? Sì, allora lo scopo del corso è saper utilizzare strumenti tecnici di rilevazione, quindi capisce un po' come utilizzare questi strumenti e come applicarli anche per le varie esigenze, non so, l'alta tensione, la bassa tensione, eccetera. O Mm. invece gli strumenti biofisici, che quindi sono queste antenne che richiedono l'utilizzo del corpo anche per essere Certo. utilizzati, e quindi il fine, diciamo, di tutto questo è per mappare gli spazi di queste energie e poter quindi individuare il miglior punto per una distribuzione progettuale e anche redativa. Il miglior punto si intende il miglior punto neutro, cioè dove non ci sono queste cose. Quindi questo corso deve andare di pari passo con l'analisi feng shuistico Base, redativa. certo. Quando tu disposizioni le cose da un punto di vista energetico, diciamo, prima di tutto geobiologico, c'è questo, poi puoi passare a un discorso feng shuistico. Quindi insomma è una parte, un compendio importante, lo scopo è avere questa tecnica e comprenderla in modo professionale. Ottimo architetto, grazie e buon lavoro. Grazie a te, arrivederci.